Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare le graziosissime ciabattine da camera che avete già intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Come vedete l'occorrente per questo progetto è davvero molto basico. Realizzeremo infatti le ciabattine in fettuccia di cotone. Io ho scelto due colori, ma naturalmente sarete liberissime di realizzarle a tinta unica. Appunto avremo bisogno di fettuccia in cotone, io ho scelto questi due colori che lavoreremo con uncinetto numero 6. Serviranno poi dei marcapunti, forbici ed ago da lana. Possiamo passare al tutorial. Le ciabattine che andrò a realizzare corrispondono ad un numero 36-37. Realizziamo 18 catenelle alle quali ne aggiungiamo altre 2. Filo sull'uncinetto, entriamo nella quarta catenella dallo stesso, realizzando una mezza maglia alta. Proseguiamo con altre 8 mezze maglie alte. Arrivati all'ultima mezza maglia alta ne avremo un totale di 9. Andiamo a marcare l'ultima mezza maglia alta. Da questo momento in poi realizzeremo delle maglie alte invece, per la precisione 9. Procediamo con il filo sull'uncinetto, catenella successiva, una maglia alta, filo sull'uncinetto, catenella successiva, maglia alta, per un totale di 9 maglie alte. Dobbiamo adesso girare attorno alla catenella per realizzare la nostra soletta. Per farlo aggiungiamo 5 maglie alte all'ultima che abbiamo eseguito, rientrando semplicemente sempre nello stesso punto. Andiamo quindi a realizzare 5 maglie alte, 1 e 5. Portandoci dietro la codina, torniamo verso l'inizio del nostro lavoro, realizzando 8 maglie alte. Lavoriamo la catenella e proseguiamo con le nostre maglie alte. Ora dobbiamo continuare con le mezze maglie alte. Realizziamo la prima e la marchiamo. In questo modo sappiamo sempre qual è la prima e l'ultima mezza maglia alta da lavorare. Realizzata appunto la prima mezza maglia alta, ne realizziamo altre 8, punto su punto. Chiudiamo il primo giro con una maglia bassissima nella prima catenella realizzata. Secondo giro, 2 catenelle e 10 mezze maglie alte. Arriviamo sostanzialmente al marker. Riposizioniamo il marker sull'ultima mezza maglia alta realizzata. Proseguiamo adesso con le maglie alte, ne realizziamo 9. Realizziamo adesso un aumento nelle 3 maglie che ci troviamo successive, con appunto 2 maglie alte in ogni punto. Primo aumento. Secondo aumento. E terzo aumento.
Torniamo indietro con 9 maglie alte, punto su punto. Completiamo il nostro secondo e ultimo giro con 10 mezze maglie alte. Togliamo il marker, realizziamo la prima, rimarchiamo. Questi marker ci serviranno poi per andare ad assemblare due solette identiche tra loro. La prima l'abbiamo eseguita, ne realizziamo altre 9. Concludiamo il nostro giro realizzando 2 aumenti, uno in ogni punto che ci troviamo disponibile. Uno e 2, e ci chiudiamo nell'ultimo punto con una maglia bassissima, catenella di sicurezza, e tagliamo il filo. Dobbiamo realizzare 2 solette a ciabattina perché poi andremo ad unirle per creare uno spessore ed una consistenza un pochino più rigida. Di conseguenza, una volta realizzata la prima, procediamo con la stessa tecnica nel realizzarne altre 3. Io mi sono divertita con i colori e infatti ho deciso di realizzare la seconda soletta con un altro colore. Vedete? Siamo giunti al momento dell'assemblaggio. Io posiziono la mia solettina lilla sopra a quella celeste, in questo modo. Faccio combaciare il punto dove ho il marker e inizio una cucitura con l'uncinetto. Parto proprio dove ho il mio marker, prendo tutto il punto e mi inserisco con il filo, ancoro con una catenella e adesso posso togliere i marker. Inizio la mia cucitura inserendo l'uncinetto nella costina retro della mia prima soletta, mentre invece nella soletta più in alto prendo tutto il punto e realizzo una maglia bassissima. Vado avanti, costina e tutto il punto della seconda solettina, realizzo una maglia bassissima e vado avanti per tutto il perimetro della mia ciabattina. Ecco come si presenta la nostra soletta doppia. Vedete, già abbiamo raggiunto un ottimo livello di rigidità. Naturalmente, volendo, potrete andare ad incorporare tra un pannello e l'altro una vera e propria solettina, anche realizzandola semplicemente in feltro, per dare ancora più rigidità alla nostra ciabattina. Nel mio caso non l'ho ritenuto necessario perché ho intenzione di utilizzare questo carinissimo accessorio come ciabattina da bagno o da camera. Passiamo adesso alla realizzazione della parte superiore. Prendiamo il filato di lavorazione, realizziamo un cappietto iniziale e 9 catenelle. A queste 9 catenelle ne aggiungiamo altre 2, rientriamo nella quarta dall'uncinetto con il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, entriamo nella quarta e realizziamo 8 mezze maglie alte. Volto il lavoro, realizzo una maglia bassa nel primo punto disponibile e una seconda maglia bassa sulla prima, prendendo la costina più distante dall'uncinetto della maglia appena eseguita. Potete sostituire questo passaggio con le classiche 2 catenelle. Nelle 2 maglie successive realizzo una diminuzione, filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia, riprendo il filo, entro nella seconda, riprendo il filo e chiudo tutto insieme. Proseguo con 4 mezze maglie alte.
e concludo la mia riga con un'altra diminuzione. L'ultima maglia da lavorare sarà la catenella del giro sottostante. Chiudo tutto insieme. Volto il lavoro, punto basso sull'altro oppure 2 catenelle e proseguo con 6 mezze maglie alte, punto su punto. Volto il lavoro, sempre maglia bassa sull'altra o 2 catenelle, realizzo una diminuzione, due mezze maglie alte, punto su punto, e chiudo la riga con un'altra diminuzione. Chiudo tutto insieme. Volto il lavoro, stesso procedimento, una maglia bassa sull'altra oppure 2 catenelle e 4 mezze maglie alte, punto su punto. Volto il lavoro, maglia bassa sull'altra o 2 catenelle e 2 diminuzioni. Prima diminuzione, seconda diminuzione. Una catenella adesso, voltiamo il lavoro e realizziamo un giro perimetrale di maglia bassa. Entro nel primo punto disponibile e realizzo la mia maglia bassa. Secondo punto, maglia bassa. Da qui iniziamo a prendere le costine. Cerchiamo di non arricciare il lavoro mantenendoci morbide in questo passaggio. Arrivati all'angolo, realizziamo una maglia bassa, una catenella e ci spostiamo voltandoci, lavorando le catenelle iniziali. Mi porto dietro la codina e continuo con i miei punti bassi. All'angolo successivo realizzerò una maglia bassa, una catenella e proseguirò fino alla fine del giro, chiudendomi con una maglia bassissima. Ci lasciamo una bella codina di filo perché lo utilizzeremo per andare a incorporare la parte superiore della ciabattina a quella inferiore. Ci servirà quindi proprio per la cucitura. Mettiamo sul dritto il lavoro e facciamo semplicemente combaciare i punti, vedete? Molto intuitivo e semplice. E ci inseriamo con il nostro ago prendendo entrambi i punti della nostra solettina. Ci spostiamo nel punto successivo, prendiamo tutta la solettina, quindi tutti i punti e la costina retro del punto della nostra parte superiore, vedete, così. Abbiamo 4 asoline e una. Iniziamo così la nostra cucitura. Ci spostiamo nel punto successivo e prendiamo tutta la soletta. Punto successivo, solettina e costa retro della ciabattina. Arriviamo fino all'ultimo punto, vi faccio vedere come spostarci dall'altro lato senza tagliare il filo. Ho completato la cucitura del primo laterale. Ora con il filo non faccio altro che inserirmi attraverso i punti che ho realizzato, vedete, pian pianino. Vado a nascondere il filo nella trama del mio lavoro, lasciandolo sempre morbido naturalmente, fino a completare il passaggio portandomi dall'altro lato,
In questo modo non taglio il filo, non ho bisogno di fare nodi e mi evito ulteriori codine volanti. Non si vede assolutamente nulla, quindi è anche un po' il bello della fettuccia. Eccoci qua, portati nell'altro lato e continuiamo in maniera identica. In questo modo prendiamo tutta la solettina e ci agganciamo. Punto successivo, tutta la solettina e costa retro del punto del pannello superiore. E proseguiamo fino alla conclusione del nostro giro. Ci occuperemo poi di nascondere tutti i fili. Eccola qui la nostra ciabattina, anzi le nostre ciabattine, perché come vedete io ho realizzato già anche la seconda. Ho voluto inserire anche un piccolo fiocchettino, solo in una per farvi vedere invece com'è il progetto senza nessun tipo di decorazione. Sono ciabattine sicuramente super utili in camera da letto o in bagno. Trovo che sia anche una carinissima idea regalo di super facile realizzazione. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Love, vi lascio il link in descrizione nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.